C'era una volta il Cujo, un pilota di kart che un giorno si sveglia e decide di fare video su YouTube. Mentre cresce nel 2020 passa a Birel Art con l'S11 con cui trova subito un buon feeling. Qualche mese dopo esce l'S12 e lo prende per correre la sua prima vera stagione di gara mentre i tempi sul giro migliorano. Passa il tempo ed esce l'S14 con cui fa la maggior parte delle sue gare, ottiene i primi risultati e ora posso confessarvi che il Cujo sono io e oggi ho l'opportunità di provare un mezzo molto esclusivo che non è questo Garelli da Cross, è solo un elemento scenico, bensì si tratta di un Birel Art, non del 2020, 21 o 22, ma del 2023. Si chiama Birel Art CRY30 S15 e ora ve lo presento. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, il Birel Art CRY30 S15. E pota, adesso ve lo analizzo veloce. Allora, la scocca, le geometrie e ogni singola saldatura sono rimaste invariate dal modello 2022. E in realtà anche tutti i vari componenti. Il volante, le leve, i pedali croccanti dell'S14, la sale, i cuscinetti, piantone, la piastra di sterzo, un pochino tutto. Tante cose sono state mantenute dal 2022. Dopotutto se funzionano non ha senso sostituirle. Ad eccezione del nuovo impianto frenante, quindi qui sull'anteriore troviamo delle nuove pinze del freno con delle pastiglie nettamente più grosse che vanno a lavorare diversamente e quindi rendono la frenata più aggressiva ma modulabile, perciò onesto. Mentre dietro è rimasto lo stesso del 2021, 22 e anche il 20. Ad eccezione del nuovo pacchetto grafico aggressive ma molto clean. Ah, aspetta, c'è anche il nuovo paracatena che è un po' diverso, un po' più solido, è abbastanza figo, ricorda un po' una di quelle pistole dei pirati e serve a proteggere meglio rispetto alla solita striscia, ecco. E va benissimo, sulla carta sono queste le differenze, ma poi sull'asfalto bisogna scoprirlo e perciò quest'oggi ci troviamo al South Garda Karting per provare questo S15 in pista con un motore TMKZ R1 e delle gomme Levanto della Shifter Rock, perché sì, insomma. Adesso mi taccio e lascio parlare lui, dai, che forse è meglio. Vai!
eccomi, allora. Come va questo telaio? Le sensazioni? Ti dirò... Cioè, te le devo dire davvero le sensazioni. Allora, ascoltami. Partiamo dalle novità, dai. Allora, i nuovi freni consentono una frenata più aggressiva? Sì. Perché? Perché quando vado a pinzare, quando ho bisogno di pinzare quell'attimo di più, vado a piantarmi letteralmente a terra, cioè il musetto tocca a terra quando freni forte dal tanto che sta frenando. E questa è un'ottima cosa, perché avere potenza frenante davanti vuol dire che puoi modificare un po' la ripartizione ed essere cattivo, soprattutto in sorpasso. Poi quali erano le altre novità? Le grafiche sì, mi hanno fatto abbassare 2 decimi, paracatena un altro mezzo decimo. No, comunque ascoltami bene. Io ho corso il trofeo Rock col mio S14 e in finale stavo andando abbastanza bene, ho fatto 47,63 mi pare. 2 giorni dopo sono venuto in pista, sempre alonato, con lo stesso motore shifter, con le stesse gomme, ma con l'S15. Nel primissimo turno con una posizione fatta un po' così e l'assetto totalmente standard. Facciamo anche meglio i pedali. Ho fatto 47,60, così, senza toccare nulla. E ora, cosa voglio dire con questo? Quando un materiale va appena messo in strada, così, è un segnale che dice che quel materiale funziona, che su quel materiale ci si può lavorare bene. Se così ad occhi chiusi funziona, pensa te ad adattarlo alla tua guida, cosa puoi andare ad ottenere? Magari non tanto sul tempo spaccato, che il giro magari lo combini comunque, ma soprattutto in precisione, su tutta una gara lunga 20 giri, fa la differenza. Perciò sono molto contento di questo telaio, sono felice di aver avuto l'opportunità di averlo per la Super Final, e come detto, io in questo momento l'ho già corso, ho registrato tutto, ma tu probabilmente non sai ancora com'è andata la Super Final. Vedi il kart qua, bello pulito, guarda, Oh! Mamma mia, abbiamo il kart customizzato con 5 kg di adesivi. Bello vederlo nei test, ma tra poco sul canale lo vedrai davvero in azione, nella garettina del mondiale. Quindi, se non te la vuoi perdere, mi raccomando, iscriviti, attiva la campanella, sai già tutto quello che devi fare. Anche se ti dirò che alcuni bravissimi persone sanno già più o meno com'è andata, perché ne ho parlato in live su Twitch. Ogni lunedì alle 18 faccio una diretta. Ci sono delle settimane in cui ho corso il giorno prima una gara, e in quel caso ne parlo. Ci sono settimane in cui non sto gareggiando e quindi guardo i vostri onboard. Perciò, se vuoi mandarmi un tuo onboard, mi raccomando, questa è la mail, sai già cosa devi fare, mandami un tuo video che lo guarderemo insieme il lunedì alle 18. Lunedì alle 18, mi raccomando, ti aspetto in live su Twitch. Mi chiamo Dado Cugge anche lì. Dado Cugge, già lo sai, WG. E quindi nulla, per oggi è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima e mi raccomando, fate i buoni.